Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come è possibile modificare e migliorare l'aspetto di una cartella di lavoro Excel utilizzando un tema predefinito, ovvero una combinazione di colori, tipi di carattere ed effetti. Impariamo poi a creare e a salvare i nostri temi personalizzati in modo da poterli utilizzare anche successivamente, oppure a impostarli come predefiniti per le nuove cartelle di lavoro. Nella parte finale del video parliamo anche degli stili cella, quei set preconfigurati di formati di cella che ci permettono di standardizzare la formattazione delle nostre cartelle di lavoro. Per chi avesse intenzione di sostenere l'esame MOS di Excel, suggerisco di prestare attenzione agli argomenti trattati in questo video, poiché, anche se sembrano poco importanti, vengono sempre richiesti in sede d'esame. Iniziamo! Nella cartella di lavoro che ho preparato per questa lezione sono presenti 5 fogli di lavoro. Nel primo foglio ho inserito del testo ed ho colorato alcune celle utilizzando i colori di riempimento predefiniti e le loro varianti. Nel secondo ho inserito alcune tabelle formattandole con tutti gli stili tabella predefiniti. Nel terzo ho inserito alcune forme, formattandole, come si può vedere selezionandone una e cliccando su formato forma, con tutti gli stili tema. E nel quarto ho inserito due grafici, formattandoli mediante gli stili grafico predefiniti. Infine, il quinto foglio è un foglio riepilogativo, in cui sono presenti tutti gli elementi visti in precedenza. Per applicare un tema predefinito ad una cartella di lavoro si procede in questo modo. Si clicca sul tab Layout di pagina e qui nel gruppo Temi si clicca sul pulsante Temi. Nella raccolta temi è possibile far scorrere il puntatore del mouse sul pulsante di un tema per visualizzare un'anteprima dinamica dell'effetto sugli elementi della cartella di lavoro prima di applicarlo. Scorrendo verso il basso possiamo notare che sono presenti ben 32 temi predefiniti. Ogni tema ha un nome e può essere selezionato cliccando sulla sua icona. Come si può notare, il tema applicato alla cartella di lavoro controlla i colori del carattere, dello sfondo, degli oggetti presenti e di qualsiasi contenuto venga aggiunto nella cartella di lavoro anche in un secondo momento. È bene ricordare che ad una cartella di lavoro è possibile applicare un solo tema. I singoli fogli di lavoro non possono avere temi diversi, come possiamo notare cliccando ad esempio qui sul primo foglio. I colori sono cambiati rispetto a prima e sono identici a quelli del foglio generale in cui eravamo situati quando abbiamo cambiato il tema. Come si può notare cliccando sulla scheda Home, i colori del tema sono presenti qui sul pulsante di riempimento e qui sul pulsante colore carattere. Come si può notare, nei colori tema sono presenti un colore di sfondo 1, un colore testo 1, un colore sfondo 2, un colore testo 2 e infine 6 colori caratteristici del tema, il colore 1, il colore 2 fino al colore 6 e ogni colore presenta delle varianti che sono 80% più chiaro, 60% più chiaro, 40% più chiaro, 25% più scuro e 50% più scuro. Le varianti sono le medesime per ogni colore. I colori standard invece, presenti qui in basso, sono colori fissi e non si modificano al variare del tema. Come si può osservare variando il tema, infatti, tali colori restano fissi quando i colori del tema variano e questa cosa si può notare meglio nel primo foglio su questa barra, i cui colori rimangono fissi al variare del tema, mentre tutti gli altri colori del tema e le loro varianti variano al variare del tema. Selezioniamo ora nuovamente il foglio generale, che contiene elementi di tutti i tipi. Dopo aver selezionato un tema qualsiasi, è possibile, sempre qui nel gruppo temi della scheda layout di pagina, modificarne i colori, ad esempio selezioniamo un giallo, i tipi di carattere, ad esempio selezioniamo un corbel, e gli effetti che hanno influenza sulla grafica presente nel foglio.
come si può notare scorrendo sulle anteprime. Selezioniamo ad esempio l'effetto lucido. Quando creiamo una combinazione di elementi del tema che desideriamo utilizzare con altre cartelle di lavoro, possiamo salvare la combinazione come tema personalizzato procedendo in questo modo. Clicchiamo sempre sul pulsante Temi e selezioniamo l'opzione Salva tema corrente. A questo punto possiamo assegnare un nome al tema e successivamente cliccare sul pulsante Salva. Come si può notare cliccando di nuovo sul pulsante Temi, il tema personalizzato è comparso qui in alto ed è possibile utilizzarlo in qualsiasi cartella di lavoro. Dopo aver salvato il tema, è possibile impostarlo in modo che venga utilizzato per tutti i nuovi documenti. È sufficiente applicare il tema personalizzato ad una cartella di lavoro vuota, selezionando la scheda Layout di pagina e scegliendolo fra i temi nel gruppo Personalizzati. Ora che l'operazione è stata effettuata, dobbiamo salvare la nostra cartella di lavoro come modello e per far questo selezioniamo Salva con nome, clicchiamo sul pulsante Sfoglia, assegniamo un nome alla cartella di lavoro e cliccando qui nella sezione Salva come, salviamola come modello di Excel, cioè in formato XLTX. I modelli di Office vengono salvati nella cartella Documenti, nella sottocartella Modelli di Office personalizzati e possono essere riutilizzati in Excel o in qualsiasi programma della suite Microsoft Office, ad esempio Word o PowerPoint. Clicchiamo ora su Salva e chiudiamo questa cartella di lavoro e anche quella utilizzata per la spiegazione. Avviando ora nuovamente Excel e cliccando sul pulsante nuovo che compare qui a sinistra, possiamo andare nei modelli personali ed aprire il nostro modello in cui è impostato il nostro tema personalizzato. Inserendo infatti anche una semplice forma, ad esempio un ovale, possiamo notare che il colore che ci viene proposto inizialmente non è quello azzurro del tema di Office, ma è quello giallo del tema InfMath. E selezionando di nuovo il tema Office, possiamo vedere come comparirebbe in una cartella di lavoro con il tema predefinito. Vediamo ora come si applicano i formati e gli stili di cella. Quando abbiamo a disposizione un set di dati, possiamo formattarli velocemente utilizzando gli stili di cella, in modo da standardizzare la formattazione delle nostre cartelle di lavoro in modo semplice e rapido. Per impostazione predefinita, il tipo di carattere utilizzato per il testo in un nuovo foglio di lavoro è il calibri 11 e possiamo formattarlo a nostro piacere utilizzando i pulsanti del gruppo carattere e del gruppo allineamento, nonché i pulsanti del gruppo numeri per formattare i valori numerici presenti nelle tabelle. Gli stili cella, che si possono selezionare cliccando su questo pulsante del gruppo stili, permettono di ottenere una formattazione più rapida e standardizzata. Ad esempio, selezionando la prima riga del nostro set di dati, possiamo applicare lo stile titolo 1, per poi ridurre leggermente il carattere. Selezionando ora la seconda riga, possiamo applicare lo stile titolo 2. Successivamente, alle intestazioni di colonna della nostra tabella possiamo applicare uno stile titolo 3 e alla riga dei totali possiamo applicare lo stile di cella totale. Per quanto riguarda la colonna delle quantità, possiamo applicare uno stile di cella in migliaia con 0 cifre decimali, che ci evita di cliccare sul pulsante separatore e di utilizzare i pulsanti per ridurre i decimali. Ed infine, per quanto riguarda la colonna totale, possiamo applicare come stile di cella uno stile valuta. Per quanto riguarda poi la colorazione delle nostre tabelle, abbiamo a disposizione varie opzioni di colore che variano al variare del tema utilizzato ed altre opzioni a formattazione fissa che non variano al variare del tema e che ci permettono all'interno dei nostri documenti di avere una formattazione coerente. Inoltre, cliccando sul pulsante Nuovo stile cella, abbiamo la possibilità di creare i nostri stili personalizzati. Con questo abbiamo concluso.
Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di intervalli denominati in Excel, quello strumento che ci permette di velocizzare l'imissione delle formule e di renderle molto più comprensibili. Vi aspetto. Ciao!